Benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento con i4 Innovation, la rubrica firmata EDAP. Io sono Annalisa e quest'oggi andremo virtualmente a Varese in compagnia di Franz Pastori, direttore area Europa e Russia. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno, come stai? Tutto bene, tutto bene. Io inizierei subito con la prima domanda e ti chiederei appunto di parlarci della realtà che gestisci, che è appunto il Astron Group e insomma qual è il settore. Astron è una società che opera nel mercato del TIC, siamo un ente ispettivo, facciamo sia attività certificative che attività di seconda parte e lavoriamo prevalentemente nel settore oil and gas, power in genere. Noi principalmente operiamo facendo ispezioni per conto dei nostri clienti. Facciamo ispezioni sia presso i fornitori per controllare lo stato avanzamento dei lavori, la qualità dei lavori. Bisogna tenere presente che il nostro cliente tipo è un EPC contractor che sviluppa progetti da svariate centinaia di milioni, anche miliardi in alcuni casi, o un operatore anche. Noi controlliamo tutte le fasi di qualità durante la costruzione di reattori, pompe, valvole, anche parti elettriche, pipeline, tutta la parte della formazione delle lamiere e la creazione del tubo. Questa è una parte della società. Poi c'è una parte invece che opera sotto accreditamento e invece va a fare delle ispezioni in base agli accreditamenti che abbiamo da parte di alcuni governi, da parte di alcuni enti, ed emettiamo proprio un certificato. Nella fattispecie noi abbiamo sviluppato molto la certificazione dei sistemi di sollevamento in Middle East, il che vuol dire gru, muletti, tutto quello che solleva sia persone ma principalmente cose. Tutta la parte certificativa è un business molto importante per Astron in questo momento. Infine facciamo anche supervisione nei montaggi nelle aree di cantiere, cioè una volta che mentre un impianto viene costruito vengono fatti dei test per verificare la corretta costruzione dell'impianto. I nostri ispettori presenziano a questi test per verificare che siano fatti in maniera corretta e diano un risultato positivo sostanzialmente. Quindi immagino che siccome gestite diversi settori, anche molto diversi tra di loro, incontriate delle criticità o delle sfide. In questo momento le criticità principali del nostro lavoro sono: la prima ovviamente la recente pandemia che ha bloccato gli spostamenti e soprattutto spesso gli accessi alle aree nelle quali noi avremmo dovuto presenziare i test. E questo è stato un grosso problema. Non tanto per l'attività di seconda parte, perché su quelle al massimo il cliente lo sa e noi non possiamo accedere, ma ci sono stati grossissimi problemi sulla parte di certificazione dei sistemi di sollevamento. Mi spiego. Quando è iniziato questa problematica legata alla pandemia, ci sono aree dove tipicamente noi operiamo e abbiamo i cantieri che erano già isolate. Esempio, alcuni impianti in mezzo al deserto in Arabia Saudita. È partita la pandemia, ma la gente era lì da 8 mesi ed era già isolata dal resto del mondo, era a centinaia di chilometri dalla città più vicina. Il problema è che in queste aree fortunatamente si è andato avanti a lavorare e il grosso inghippo è che se c'è una gru e alla gru scade il certificato, il cantiere non può utilizzarla per motivi di sicurezza e per motivi assicurativi, intanto che l'ente non esce a fare i controlli e ricertifica la gru. Bloccare una gru in cantiere può essere un danno economico enorme, perché una gru potrebbe bloccare anche 100-150 squadre con 100-150 persone. Questa è una delle criticità più grosse che abbiamo incontrato. L'altra criticità che abbiamo incontrato è che non tutti gli specialisti sono disponibili nelle stesse aree. Vuol dire che ci sono delle situazioni in cui hai bisogno di uno specialista che si deve muovere per poter andare a fare l'attività. Potrebbe essere uno specialista perché il cliente ha bisogno di qualcuno che parli la lingua. Potrebbe essere uno specialista perché proprio la natura stessa dell'oggetto che tu devi ispezionare obbliga ad avere una persona che abbia delle competenze particolari. È sempre legato alla pandemia, c'è stato un blocco dei viaggi. Addirittura c'è stato un periodo in cui in Italia non si poteva uscire dalle regioni. Da un punto di vista di asse economico e produttivo, Piemonte, Lombardia, Veneto e l'Emilia-Romagna sono ricchissime
E spessissimo capita che un ispettore lombardo vada in Emilia-Romagna o vada in Veneto. Basta fare l'esempio di Brescia. Per noi che operiamo nell'oil and gas, Brescia e Bergamo sono due città veramente molto importanti. E Brescia è a un tiro di schioppo da Verona, quindi spessissimo capita che persone di Verona vadano a lavorare su Brescia. Ci sono state molte criticità che non erano facilmente superabili con quelle che sono state, ormai le chiamiamo vecchie tecnologie, perché tutto quello che c'era, che ci avrebbe potuto permettere di fare delle attività in remoto, in realtà aveva un paradigma sbagliato. È giusto per fare le riunioni, c'è il paradigma di quello che stiamo utilizzando adesso, c'è una stanza virtuale, io e te siamo dentro e ci possiamo parlare in questa stanza virtuale, ma non è pensabile di fare un'attività di monitoraggio o di controllo, a cui in alcuni casi si lega anche una certificazione, con un rapporto uno a uno tra chi è davanti a un PC e chi è in campo. Serve un rapporto master and slave, perché chi emette il certificato ha bisogno di avere la garanzia di poter andare a vedere quello che gli serve, non quello che l'altra persona decide di mostrargli. E dunque avete risolto adottando una tecnologia wearable, quindi diciamo, questo è stato il vostro Sì. percorso verso una tecnologia indossabile, un percorso pensato quasi in anticipo rispetto agli altri. Io penso che la tecnologia che ha sviluppato i4Task come tecnologia ha dei vantaggi straordinari rispetto a tutto quello che è presente oggi sul mercato. E il primo, che probabilmente è anche il più importante, è che la tecnologia è stata sviluppata 2 o 3 anni prima che ci fossero le necessità legate alla pandemia. Quindi quando siamo entrati in piena pandemia, la tecnologia era già abbondantemente beta testata, aveva già affrontato e superato tutti quei problemi che si incontrano nello sviluppo di un prodotto nuovo. Noi eravamo entrati in contatto con EDAP circa un anno prima dell'inizio della pandemia e dico anche che l'avevamo selezionata per una questione di risoluzione delle immagini. Cioè avevamo fatto un piccolo test, però io ero fisicamente ad Abu Dhabi in una riunione e abbiamo fatto un test con EDAP che era fisicamente a Torino e abbiamo operato prima io come mentore e loro come operatore e viceversa e siamo riusciti a fare delle attività banalissime, ma abbiamo avuto l'evidenza che a migliaia di chilometri di distanza si potesse lavorare in maniera sincrona tra noi, tra una persona in Italia e una persona negli Emirati. E avevamo già iniziato a fare questo percorso. Poi è diventato fondamentale perché c'è stato il problema del blocco degli spostamenti. La questione è che altre tecnologie con cui abbiamo avuto modo di operare, perché in alcuni casi alcuni clienti ci hanno cercato di imporre o comunque ci hanno chiesto di utilizzare le tecnologie che loro avevano a disposizione, si sono dimostrate non inefficaci perché è sbagliato, però la differenza c'era ed era sostanziale, nel senso che il concept con cui è stato sviluppato i4Task è proprio un concept che permette di fare audit e controlli in remoto, perché salta il paradigma della stanza virtuale, ma c'è un rapporto master and slave, e soprattutto la persona che lavora come master di fronte al computer si impossessa di alcune tecnologie del device in campo, che potrebbe essere l'occhiale, come potrebbe essere anche lo smartphone o un tablet, e quindi prende il controllo della videocamera, può zoomare in remoto, può mandare messaggi, può scattare foto autonomamente. Ovviamente l'operatore vede tutto, però intanto chi decide è chi dovrebbe essere in campo, che non può esserci. In più c'è un'ultima cosa che si è dimostrata molto, molto, molto interessante, è il fatto che la tecnologia è molto stabile. Cioè il sistema non ha mai crashato una volta su tutti i test e su tutti i lavori che abbiamo fatto. E in più ha una caratteristica per cui penso che riguardi l'algoritmo con cui vengono trasferiti i video, però lavora con una banda molto bassa. Un altro problema che abbiamo avuto noi è che dove spesso lavoriamo non sempre c'è un wifi con un internet a banda larga a disposizione. Bisogna lavorare utilizzando un cellulare, se sei fortunato è il 4G, se sei meno fortunato è il 3G, se no rischi di lavorare in 2G, e ci siamo resi conto che con limiti di risoluzione di immagine, però con il 2G riuscivamo a lavorare. Non potevamo far tutto, però riusciamo comunque ad avere un'idea chiara. E questo è un vantaggio importantissimo per chi opera sull'esterno in aree che sono in sviluppo, perché una cosa è fare un'attività nel centro di Milano, è una cosa essere in mezzo all'Arabia Saudita o in mezzo all'Artico.
C'è un caso d'uso, un test che avete fatto e che ci vuoi raccontare in cui insomma avete utilizzato tutte queste caratteristiche, queste feature del Sì, dispositivo? ci sono due casi che secondo noi sono molto interessanti. Innanzitutto c'è da dire una cosa, noi eravamo già entrati in contatto con EDAPA, poi abbiamo spinto sullo sviluppo, essendo noi un ente ispettivo, tecnicamente un notify body, abbiamo avuto anche l'opportunità di validare la tecnologia, nel senso che noi abbiamo una nostra procedura interna ed è il primo caso di cui ti volevo parlare, in cui siamo andati a fare una validazione e ci siamo resi conto che le attività in remoto si potevano fare. Praticamente cosa abbiamo fatto? C'era una semplicissima attività in cui un nostro ispettore sarebbe dovuto andare a presenziare ad alcuni test su delle valvole e a fare dei controlli su delle valvole, senza dire niente a questo ispettore che ha fatto la sua attività in maniera assolutamente normale, mettendoci d'accordo col fornitore presso il quale facciamo l'attività. Abbiamo mandato al mattino l'ispettore che ha fatto l'attività e ci ha messo il report. Al pomeriggio un altro ispettore da remoto con un'altra persona nostra che sicuramente non era qualificata per fare quell'attività. La persona non qualificata è andata dal fornitore utilizzando la tecnologia i4Task e abbiamo fatto un'ispezione in remoto avendo un ispettore qualificato in ufficio. Quello che è venuto fuori è che gli inspection report che sono stati emessi dalle due persone, che non hanno avuto sicuramente modo di parlarsi perché uno era in giro e l'altro era in ufficio, il primo non è stato avvisato dell'attività che avremmo fatto col secondo, il risultato che è venuto fuori era assolutamente identico. Cioè i due ispettori avevano visto esattamente le stesse cose, avevano messo nella reportistica le stesse cose. Lì è venuto fuori, sono iniziati a venire fuori un altro aspetto che è importantissimo, che sono i limiti della tecnologia, ma non è un problema del limite della tecnologia i4Task, ma il limite della remote inspection. E questo è stato fondamentale perché l'attività nostra successiva è stata circoscrivere quello che potevamo fare in remote. All'inizio ci sembrava molto poco, poi abbiamo scoperto che riusciamo a fare il 60-70% delle attività in remote esattamente come se fossimo in loco e abbiamo validato questo con una certificazione interna nostra, sempre operando come ente. Questo è il primo caso. Il secondo caso invece è un caso che riguarda me, perché nella digitalizzazione di Astron mi è stato chiesto a me personalmente di fare un'attività in remote, no? Mi sono messo d'accordo con un nostro collaboratore, con un nostro ispettore, il quale è andato presso un fornitore e abbiamo fatto insieme un test, come se io fossi un ispettore. Ovviamente io non sono un ispettore, quindi non so cosa aspettarmi durante un'attività, perché il problema era l'ispettore sa cosa aspettarsi. Proviamo a prendere qualcuno che non ha le competenze per aspettarsi qualcosa, quindi ha lì una checklist e in maniera particolarmente solerte si mette a spuntare tutta la checklist. E quello che è venuto fuori è che abbiamo fatto un video, poi abbiamo fatto delle attività di controllo complete e le immagini sono straordinariamente chiare e il dialogo tra me e la persona in campo è incredibilmente chiaro. Questo ci ha portato a capire che, primo, il futuro è questo, anche se c'è una certa resistenza, ma il futuro è questo. Ora, in una recente riunione che ho avuto con i miei colleghi, è venuta fuori questa domanda, perché andiamo a vendere un nuovo servizio, cioè non possiamo pensare che l'ispezione in remoto sia un modo diverso per declinare l'attività ispettiva fatta sino ad oggi. È un nuovo servizio, che in alcuni casi ha un campo di validità, in altri no, ma è una cosa nuova. E lì ci andremo di sicuro, perché la remote inspection permette di abbattere tutto un problema legato alle competenze. Esempio, ho una competenza massima sulle macchine rotanti in Spagna, ho una competenza massima su apparecchi elettrici in Germania e ho una competenza massima sui recipienti sotto pressione in Arabia Saudita, al netto di alcuni problemi legati al jet lag, posso affrontare tutte queste criticità creando dei poli di competenza, senza aver più la necessità di spostare le persone. È un problema che anni e anni fa, 20-30 anni fa, quasi non esisteva, si facevano viaggiare molto di più le persone. Poi con la revisione dei costi, la riduzione dei margini, ormai si cercano sempre persone il più possibile vicino, in alcuni casi io la competenza non ce l'ho disponibile per poter fare un'attività ispettiva. E questo nuovo paradigma mi permette di averla
e di sviluppare dei poli con competenze. E certo. poi l'altro aspetto è il fatto che il sistema gestisca le checklist, no? Cioè la possibilità di gestire in remote quello che poi viene teoricamente fatto, finita l'attività, l'ispettore torna in ufficio, torna a casa, rimane dal fornitore, si mette davanti al PC, compila il report, che è un'attività da non sottovalutare, prende dall'1 alle 2 ore, dipende cosa deve fare, però è un'attività che comunque è time consuming su 8 ore di lavoro di una persona. La possibilità di utilizzare un sistema in cui io precarico delle checklist in maniera assolutamente dinamica, potendo creare tutti i campi, per cui l'ispettore, mentre fa l'attività, compila le checklist, oltre alla remote inspection, mi permette di abbattere i tempi di reporting. Diventa un review, sicuramente lo deve fare, però diventa un review. Fare un review non è come scrivere da zero un report. Sì. Questi sono degli aspetti che secondo noi sono veramente importanti. E dicevo, il secondo caso era quello in cui avevo fatto questa attività, avevo un elenco di cose che sarei dovuto andare a verificare, non sapendo cosa aspettarmi, e ha funzionato, sono riuscito a farlo. Qual era il contesto in cui l'hai utilizzato? L'ho utilizzato presso un valvoliere che doveva fare dei test idraulici su delle valvole, sostanzialmente vengono accoppiati 2 tubi a una valvola, vengono mandate in pressione e si vede se la valvola tiene o se ha delle perdite. Che per chi opera nel nostro settore è un test banalissimo, però questo test banalissimo richiede una sequenza di attività, identificare la valvola. Voi, ecco, per parlarvi della risoluzione, le valvole non è che sono identificate, sono punzonate, cioè ci sono dei timbri di metallo con cui si martellano sulla valvola e rimane in rilievo, in alto rilievo, rimane il nome della valvola. Tenuto conto che spesso sono corpi in ferro, in acciaio, comunque in leghe molto lucide, una delle perplessità che avevamo era se fossimo in grado di identificare la valvola, perché basta che la luce sia sbagliata e vedi uno specchio curvo, e invece abbiamo identificato perfettamente le valvole. E siamo riusciti a fare tutte le attività preliminari legate all'attività di perde o non perde la valvola. Quindi siamo riusciti ad andare a identificare le valvole, siamo riusciti ad andare a verificare le procedure di collaudo da remoto. Una persona era lì, mi sfogliava le pagine e sono riuscito a controllarle. Siamo riusciti a controllare i certificati di calibrazione di tutti gli strumenti, quindi il collaudo era idoneo e siamo riusciti a rimanere lì controllando i manometri e poi andando anche a vedere le valvole, onestamente, che non ci siano state delle perdite. Ti faccio un'altra domanda che riguarda più l'aspetto psicologico e anche un po' sociologico del dispositivo, e cioè come è stato accolto da coloro i quali poi hanno utilizzato il software e il dispositivo indossabile. C'è un ragionamento per cui qualsiasi forma di innovazione viene sempre vista male. Noi stiamo andando a creare un nuovo servizio e quindi la prima cosa che scatta nella testa delle persone è quello che ho fatto io fino a ieri, che sapevo fare anche bene, viene soppiantato da questa nuova tecnologia e io rischio di perdere il posto di lavoro. Questo è proprio il primo problema con cui hai a che fare, sia col tuo personale interno, sia col personale delle società presso le quali vai a fare questa attività, perché poi hanno paura che venga acquistata dai loro capi, che la utilizzino anche loro, ma anche dai clienti. Perché io mi sono trovato anche con dei clienti che in una occasione, uno in particolare, ha detto: io ho qua 10 ispettori che lavorano per noi, parliamo di una società che fattura sui 10 miliardi all'anno, in questo ufficio ho 10 ispettori, se utilizziamo questa tecnologia, cosa me ne faccio di questi 10? E questo è il primo problema, questa paura che è assolutamente insensata. Perché è insensata? Perché se si passa a fare le attività in remoto, le tue 10 persone non viaggiano più, ma ci deve essere per forza un essere umano al di qua della telecamera, perché sennò non diventa più un'attività ispettiva. Non abbiamo robotizzato il processo, siamo andati a creare una realtà aumentata che però comunque è utilizzata da delle persone. Adesso bisogna dare un colpo al problema della analfabetizzazione tecnologica, cioè far capire alla gente che la tecnologia non toglie posti di lavoro, permette di creare nuove attività declinando in un modo nuovo le competenze che uno ha acquisito nel corso della sua vita professionale e dei propri studi. Non è che con le tecnologie nuove un ingegnere non è più un ingegnere. Fa macchine più belle. Le linee delle macchine sono diventate, se uno vede una macchina degli anni 70, 60, e una macchina di adesso, le linee sono molto più belle.
Perché? Perché sono migliorate le tecnologie nella lavorazione delle lamiere, quindi possono fare delle forme più accattivanti. Ecco, questo è il mio punto di vista. Beh, noi ci avviciniamo alla chiusura, ti faccio un'ultima domanda che riguarda le prospettive di sviluppo future, se ce ne vuoi, ecco, parlare. È mia personale convinzione, e ne ho comunque un po' di evidenza, è che il futuro dell'attività di auditing, diciamo in generale, cioè andare a verificare l'attività fatta da un terzo o fatta da una macchina, comunque andare a verificare un qualcosa, andrà nella direzione delle remote inspection, in maniera ferma. Il lockdown semplicemente ha accelerato questo processo, ha fatto scoprire la tecnologia e ha forzato l'utilizzo della tecnologia. E le remote inspection subiranno la stessa cosa, i clienti si renderanno sempre più conto, e anche noi, che ci permettono di essere più efficienti, ci permettono di fare più attività di controllo, mantenendo gli stessi costi, il che vuol dire aumentare la sicurezza, che è un punto fondamentale dove giustamente stiamo andando, perché quello che è un problema è che la sicurezza è costosa, qualità e sicurezza sono molto costose. E se noi troviamo sistemi per poterle monitorare, per poter monitorare le fasi che portano a qualità e sicurezza, aumentando il numero di attività e mantenendo invariati i costi, stiamo andando in una direzione che è giusta. E la maggior parte dei dirigenti che operano nel settore se ne sta rendendo conto. Va bene, allora noi ci salutiamo, io ti ringrazio per essere stato con noi e speriamo insomma di rivederci presto. Certo, grazie Annalisa, ciao. Grazie, ciao. Io vi ringrazio per essere stati con noi, come al solito vi invito a consultare il nostro sito, il sito di EDAP e i nostri canali social LinkedIn, Facebook, Twitter e YouTube. Ci vediamo alla prossima. Ciao!